Quel gol per me c'è un significato importante. Mi è venuto un po' di dubbi. Se ero veramente all'altezza del Milan, quel gol lì dopo mi ha liberato un po' la mente. Ciao Junior, Ciao, come stai? bene, bene. Benvenuto a Pitch Moments, grazie per aver scelto di condividere la tua storia attraverso i momenti che l'hanno segnata. Adesso faremo un giro in campo, io sistemerò il pallone in alcuni punti, tu mi racconterai gli aneddoti relativi a quella zona di campo e nel frattempo ti faccio qualche domanda. Sei pronto? Sì. E allora andiamo. Andiamo. Nel Crotone hai scritto una lettera con i ragazzi di cronaca e io mi sono reso conto di essere diventato un giocatore di calcio quando abbiamo fatto l'analisi video e c'era il Milan. Quindi volevo chiederti che effetto ti ha fatto entrare qui a Milanello, il campo centrale, un pezzo di storia? Qual è la prima persona che hai incontrato? Io quando ho visto lo stemma del Milan, mi sono reso conto veramente di essere arrivato nel calcio che conta, perché io ho visto i grandi Milan giocare, mi sono innamorato del Milan con quei giocatori lì. Quando sono arrivato qua e ho incontrato Ibra, una grande leggenda del calcio, e lì ho capito che le cose erano cambiate. Che ti ha detto la prima volta che vi siete visti? Mi ricordo che eravamo a tavola, mangiavamo insieme, lui mi ha detto: ma tu parli poco, perché io parlo poco. Lui mi ha detto: tu parli poco, bravo, devi parlare di meno e lavorare di più. Ti è tornato in mente quello che ti ha detto tua zia quando stavi in Brasile e ti ha detto tu giocherai un giorno per un grande club europeo? Io dico sempre che la mia storia è stata scritta con le mani di Dio. Ad alcuni periodi non ci credevo più, perché ormai ho 25 anni e in teoria doveva essere già il minimo in Serie C per arrivare dove sono arrivato. Invece ho iniziato nell'eccellenza con 25 anni e sono arrivato. Se ripensi alla tua infanzia, qual è il primo ricordo che ti viene in mente in un campo da calcio? In Brasile si impara a giocare per strada con gli amici. Avevamo una squadra di bambini dove mi allenavo con i ragazzi più grandi, però a un certo punto vedevo che non trovavo spazio, no? Ho detto: ma il calcio non è per me. E invece quando è che durante la tua storia hai trovato la forza per dire ok, adesso me lo vado a riprendere quel sogno che avevo da bambino? Ho parlato con il pastore della chiesa, ho detto: guarda, io non voglio più giocare a calcio, perché comunque adesso voglio dedicarmi soltanto alla chiesa, a fare le cose di Dio. Secondo me da quel momento in poi si sono aperte tutte le porte, perché non avevo documento, non avevo il permesso di soggiorno. Dopo 4 giorni mi ha chiamato Ezio Rossi per andare a fare un provino alla squadra che lui aveva preso per allenare. E quando ti hanno chiamato i tuoi agenti e ti hanno detto guarda c'è l'offerta del Crotone, devi andare a giocare in Serie B, che cosa hai pensato? Quel giorno lì non è stato facile, infatti poi quando ho parlato con mia moglie lei mi ha detto: ma non sappiamo che cosa andiamo a trovare lì. A essere sincero non volevo accettare la proposta perché abbiamo fatto tutto di fretta, però invece quando sono arrivato là ho trovato tutto bellissimo. In quell'epoca lì avevamo un allenatore che è di Crotone, Antonio Soda, e lui un po' mi ha spiegato com'è la situazione, com'era Crotone, quindi un po' mi ha tranquillizzato. Per il primo pitch moment della tua storia ho pensato chiaramente a un momento importantissimo per la tua carriera a Crotone. Siamo più o meno in questa zona del campo. Io la palla te la metto per terra, però arriva alta. Che ti viene in mente? Mi viene in mente quel gol lì che è stato un sollievo, che dopo 6 mesi che ho fatto un campionato ad alto livello, però il gol non arrivava. Quindi quel gol lì mi ricordo con un'assistenza di Giovanni Crociata e quindi è stato un sollievo che mi ha liberato l'anima. L'ho visto più o meno dall'esultanza, no? Si vede che indichi il cielo e poi fai praticamente 2 o 3 volte così per dire finalmente, proprio il sorriso. Sono corso dai collaboratori, dai fisioterapisti, perché loro ogni giorno mi dicevano: oggi segnerai, vedrai che ti sblocchi. E mi erano sempre vicino. Le dinamiche di spogliatoio invece cambiano di categoria in categoria con le dovute proporzioni o sono sempre le stesse? Cambia tanto, perché quando giochi per salvarsi o quando giochi per rimanere nella categoria è diverso da quando giochi per vincere. Quando giochi per vincere, lo spogliatoio lo vive intensamente. Il salto più grande è stato quello da Crotone al Milan. Passi dalla Serie A a fare un campionato di vertice, a giocare la Champions League, che è il sogno di ogni bambino. Quindi lì è cambiato completamente le ambizioni e tutto.
Per il secondo pitch moment ritorno in questa zona di campo, io la metto per terra ma la palla arrivava sempre da un cross della sinistra, era che sì, succede un'altra cosa fantastica, no? Quel gol per me c'è un significato importante, ma non solo perché abbiamo vinto, ma perché da come sono partito con il Milan. Cioè mi è venuto un po' di dubbi, se ero veramente all'altezza della Serie A del Milan, e quindi quel gol lì dopo mi ha liberato un po' la mente. Ho visto pure quella di esultanza, più o meno simile a quella di Crotone, però poi ti sei proprio lasciato andare per terra, come dire. Giustamente per quello, perché quando arriva al Milan c'è sempre qualcosina che ti fa pensare magari se sei all'altezza o no. E quanto è stata importante la forza mentale in questo percorso? Un conto è arrivare in Serie A, un conto è arrivare al Milan, che è uno dei top club del mondo. Bisogna stare sempre tranquillo, sereno e lavorare, perché quando lavori e dai sempre il massimo qualcosa viene fuori. Adesso arriva il momento di scegliere il tuo pitch moment. Dove la metti questa palla? Un gol che ho fatto con il Gozzano in Serie C, il primo gol contro una squadra che era una delle candidate a vincere il campionato, che era il Piacenza. E questo è più o meno da qua che sono partito dalla nostra area, calcio d'angolo, portiere prendi palla, e io sono partito da là, ho fatto più o meno 70 metri con palla al piedi. Quando sono arrivato in questa posizione ho visto il portiere che era un po' fuori, l'ho fatto un pallonetto, che è uno dei gol più belli che ho fatto nella mia carriera. Me lo ricordo che l'ho visto questo prima di entrare in campo, cioè guardo il loro portiere, dico questo non è tanto alto, ci starebbe un pallonetto e così è capitato, e così è successo. Invece ti ricordi com'è stata la vigilia dell'esordio in Serie A? Come tutte le partite io cerco di essere sempre concentrato, di pensare a quello che abbiamo provato durante la settimana in allenamento. Il 3 gennaio del 2021 entri per la prima volta a San Siro, che era lo stadio del tuo idolo Ronaldo quando eri piccolo. Che effetto ti ha fatto e se hai mai pensato che poi sarebbe diventata qualche mese dopo la tua casa? Guarda, quello sì mi ricordo che è un momento che è stato segnato. Infatti c'ho una foto in cui mi fermo a centrocampo a guardare le tribune e lì mi è passato un film nella testa. Infatti è proprio lui quello che mi è venuto in mente. Cioè guardavo qua, ha giocato Ronaldo, il fenomeno, e adesso ci sono io. Però non avevo mai pensato che lì potessi diventare casa mia. È stato quello il momento in cui ti sei fermato un attimo e ti è ripassata davanti la tua storia e tutto quello che era successo? Sì, perché comunque San Siro è uno degli stadi più con un'atmosfera, cioè secondo me, diversa dagli altri. Invece che cosa hai pensato subito dopo il primo gol in Serie A? Lì ci ho pensato, ci sono anche qua. Sono arrivato anche qua, ho segnato anche qua. Meno male che questo è arrivato nelle prime giornate, non ho dovuto aspettare i 6 mesi come in Serie B, mi sono sbloccato subito. Arriviamo al 22 maggio 2022. Lì che cosa succede? Vincete lo scudetto, poi c'è la festa, che emozioni hai vissuto? Quando ho festeggiato tanto il giorno in cui abbiamo vinto lo scudetto, il giorno dopo non sono riuscito neanche a salire sul pullman. Però c'è una cosa che ho pensato subito, anche qua la mia storia è scritta, cioè continuo a scrivere ogni giorno e questa è di quelle pagine più importanti. Comunque ho vinto lo scudetto, la Serie A è uno dei 5 campionati più importanti al mondo. Qualcosina ho fatto nella mia vita, ho qualcosina da raccontare ai miei figli, ai miei nipoti e soprattutto con la maglia del Milan. Se dovessi scrivere il finale di questa storia, che cosa ti piacerebbe scrivere? Il mondiale con la nazionale, con la selezione. Quello sarebbe il sogno completo. Però lo so che sono già magari un po' grande, perché la selezione ha bisogno di rinnovare, di aggiungere i ragazzi giovani, però sarebbe il mio sogno completo. Come Ronaldo quando ti fermavi e smettevi di giocare per vederlo in TV? Cioè io lui, ogni volta che lo vedevo, fermavo tutto. Potevo fare quello che mi piaceva di più, che era essere nel campetto che c'era sopra casa. Se c'era partita dove giocava lui, io fermavo tutto e andavo a vedere. Prima di salutarti ti chiedo,
Qual è il consiglio che dai a un ragazzo che gioca nelle giovanili o nelle serie inferiori e sogna di arrivare a San Siro? Il consiglio che do prima di tutto è che devi fare passo per passo. Ci vuole sacrificio, ci vuole persistere, c'è da imparare tanto e c'è da crescere, soprattutto mentalmente. E poi soprattutto c'è da essere forti, perché non è che le cose succedono per caso. Ci vuole anche quello, ci vuole anche un po' di dono da Dio che grazie a Dio mi ha dato. Grazie mille Junior. Prego.